Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales. Io sono Valeria, sono una sviluppatrice ma anche public speaker, vado alle conferenze a parlare di sostenibilità e di impatto ambientale. Qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Oggi, come al solito, vi porto due notizie e torniamo di nuovo a parlare di intelligenza artificiale. Con la prima notizia, infatti, vi porto una dichiarazione, un documento che è stato stilato in parte delle organizzazioni e anche associazioni no profit che si occupano di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità e in questo caso dell'impatto ambientale che ha l'intelligenza artificiale. Alcune di queste sono ad esempio la Green Web Foundation, la Green Screen Coalition, Beyond Fossil Fuels e tanti altri. Questa dichiarazione si chiama Within Bounds, Limiting AI's Environmental Impact e come avrete potuto immaginare si parla di come affrontare e limitare l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale. Ad oggi questa dichiarazione è firmata da più di 130 organizzazioni e associazioni, quindi è qualcosa di cui dobbiamo assolutamente parlare. I contenuti riportati in questa dichiarazione sono suddivisi in 5 macro categorie, con per ognuna specificati dei sottopunti. Partiamo subito dal primo. Il primo riguarda una riduzione graduale dell'utilizzo dei combustibili fossili. Abbiamo parlato anche in video precedenti di quanto sia importante questa transizione che sta avvenendo in varie industrie e in generale di quanta spinta stia avendo la transizione verso l'utilizzo di energie pulite, di energie rinnovabili e ridurre appunto l'utilizzo di combustibili fossili come risorse da utilizzare per creare energia. Infatti una delle stime, uno dei numeri che abbiamo che ci permettono di dire che questa transizione effettivamente sarà necessaria anche per il settore tecnologico è che entro il 2026 si stima che il consumo energetico dei data center arriverà fino a 1000 terawatt all'ora. Questo può sembrare un numero che non vuol dire niente messo così, come riferimento equivale al consumo energetico del Giappone, quindi stiamo parlando di un paese intero contro una parte del settore tecnologico. Quindi uno dei punti fondamentali è quello da parte delle grandi aziende tech, di aumentare gli investimenti per l'utilizzo di energia rinnovabile da utilizzare per nuovi data center. Ora vorrei soffermarmi un attimino su un appunto riguardo a questa specifica ed è quella di appunto la necessità di generare nuova quantità di energia che sia però aggiuntiva rispetto a quella già prodotta, a quella che si pianifica di produrre. Questo perché se i nuovi data center vanno ad utilizzare, ad usufruire di un quantitativo di energia che era già programmata, di energia rinnovabile, che era già programmata, che comunque sarebbe stata prodotta da immettere nel mix energetico, vuol dire che qualche altro settore dovrà utilizzare i combustibili fossili, quindi ritorniamo punto a capo sostanzialmente. Quindi quello che si vuole non è solo un shiftare il settore tecnologico per utilizzare energia rinnovabile, ma ogni volta che nel settore tecnologico si aggiunge qualcosa, quel qualcosa dovrà essere coperto da energia rinnovabile, da energia pulita. Di conseguenza, dall'altra parte, le aziende tech devono smettere di utilizzare strumenti di compensazione di CO2. Il focus deve essere quello di ridurre il consumo energetico, ridurre il più possibile in tutta quella che è la catena del valore di un'azienda tecnologica e poi quando si è arrivati ad un punto in cui non si può efficientare ancora di più, allora magari utilizzare sistemi di compensazione, ma questa sicuramente non deve essere la prima opzione. Un altro dei punti che vengono sottolineati nella dichiarazione è è una richiesta, in realtà sono più o meno tutte delle richieste, ma questa soprattutto quella di cercare di dissuadere le aziende tech dal fornire sistemi di intelligenza artificiale a tutte quelle industrie che contribuiscono maggiormente all'inquinamento del nostro pianeta, ovvero l'industria petrolifera, nello specifico tutte quelle attività di ricerca ed estrazione delle risorse, che sappiamo avere anche delle conseguenze su diritti umani e non solo sul pianeta, inteso come ambiente. La seconda macrocategoria riguarda il modo in cui si sta continuando a richiedere energia e quanto stia diventando necessario porre dei limitazioni che devono però arrivare dai governi. Quindi una delle richieste è quella di
appunto per i governi di stabilire dei limiti numerici chiari per la domanda energetica dei data center, poiché a parità di energia prodotta, lo dicevamo prima, se le infrastrutture di intelligenza artificiale continueranno a chiedere energia, altri settori si dovranno sostanzialmente adattare, dovranno limitare anche il loro consumo energetico, ma per altri settori si intendono settori anche molto importanti per la vita delle persone. Basti pensare al settore ospedaliero, al settore scolastico e quant'altro. Una richiesta molto specifica riguardante i data center è quella di assicurarsi che ogni volta che si mette a terra un piano di costruzione di un data center, questo non vada a ridurre drasticamente l'accesso sia ad acqua sia al suolo necessario alle persone che abitano nelle zone circostanti. Questo perché l'abbiamo visto in alcune puntate precedenti, i data center richiedono un enorme quantitativo di acqua, ma richiedono anche una certa metratura. Abbiamo visto anche diverse soluzioni diverse per costruire data center, come data center sotterranei. Questo ovviamente l'abbiamo già visto nel video precedente, non è sempre fattibile, e assicurarsi che appunto situazioni estreme non avvengano per le persone che abitano nei dintorni è qualcosa di estremamente importante. Uno degli altri punti riguardante sempre, diciamo, le limitazioni di quella che può essere il consumo energetico di queste attività è quella di prioritizzare il grid aware computing. L'abbiamo visto nel video precedente quando abbiamo parlato del progetto Grid Aware Websites. Quindi per far fronte a delle necessità computazionali così alte bisogna non solo far leva su energia pulita, ma anche gestire in modo più efficiente quello che è il consumo energetico di queste fasi. Gli altri punti riguardano la supply chain, quindi ridurre sempre di più le emissioni riguardanti tutta la catena del valore da parte delle aziende tech, senza utilizzare i carbon offsets e diciamo le vie un pochino più veloci, ma rendiamo efficiente per davvero, non mettiamo delle pezze. Si parla anche di un tema di cui si parla veramente poco, ovvero quello della partecipazione equa, viene definito in questo documento, che sostanzialmente vuol dire è necessario che ci sia più rappresentazione dell'interesse pubblico. Questo perché al netto del fatto che ormai sappiamo che la maggior parte dei modelli che vengono utilizzati sono modelli chiusi, di cui si sa praticamente niente, l'infrastruttura che sostiene appunto l'intelligenza artificiale, data center, cavi sottomarini e quant'altro, si espande senza alzare la mano e chiedere alle persone che abitano in determinati luoghi: vi va bene che vi costruiamo un data center a tot chilometri? La richiesta in questa dichiarazione è quella di consultare le comunità locali e di renderle partecipi, non solo alzando la mano e dicendo ehi, vogliamo fare questa cosa, ma anche cercando di capire insieme alle persone che vivono in determinati luoghi che possono essere appunto appetibili per le grandi aziende per costruire dei data center, quelle che sono le necessità di queste persone, ma anche quali possono essere i lati positivi che potrebbero sfruttare queste comunità, e comunque dovrebbero essere rese partecipi a livello decisionale per affrontare e per essere ben consapevoli di quelli che sono gli impatti sull'ambiente, sulla salute e anche sui diritti delle persone in generale. L'ultimo punto, ma non per importanza, riguarda la trasparenza. Ne abbiamo parlato in tantissimi casi e ne abbiamo parlato in realtà anche in questo video, negli altri punti, perché comunque il concetto della trasparenza si applica praticamente in tutti i punti che abbiamo visto. Senza trasparenza non possiamo capire quali sono i modelli più efficienti e quindi utilizzare maggiormente quelli, oppure andare a migliorare, a efficientare quelli che invece richiedono più energia. Quindi una delle richieste è quella di includere e di rendere chiaro non solo il consumo energetico, il consumo dell'acqua, ma anche di riuscire in qualche modo a tracciare e misurare quelli che saranno i consumi energetici e gli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita dell'intelligenza artificiale. E questo appunto potrebbe aiutarci a valutare in modo un pochino più completo i modelli. Questa è una dichiarazione che, come dicevamo all'inizio, è firmata da più di 130 organizzazioni e associazioni. Al momento non può essere ovviamente firmata da singoli, ma se fate parte di un'organizzazione o di un'associazione no profit che è interessata
o comunque che si ritrova in questi punti o vorrebbe anche contribuire, potete sia scrivere, e vi lascio tutti i contatti sotto per avere appunto delle informazioni, dare dei feedback, e potete tranquillamente firmare questa dichiarazione e far parte di quelle oltre 130 associazioni e organizzazioni. È una dichiarazione che mette luce su diversi punti che non sono affrontate da nessuna regolamentazione, inclusa l'AI Act, in cui ci sono degli enormi buchi riguardanti l'impatto ambientale e le conseguenze sul nostro pianeta da parte degli strumenti di intelligenza artificiale. Magari se può interessare scrivetemelo, posso fare un approfondimento riguardante anche l'AI Act, visto che comunque pian piano verrà applicato fino al 2026, se non ricordo male. Ma passiamo alla seconda notizia e restiamo in Europa, ci spostiamo un attimino in Olanda, in cui un gruppo di ingegneri olandesi ha prodotto e sta lavorando a dei mattoni che per la loro caratteristica facilitano la crescita di muschio, che poi possono essere utilizzati per coprire le facciate di alcuni edifici. E voi vi starete chiedendo, ma la settimana scorsa abbiamo parlato di alghe, questa settimana parliamo di muschio? Sì, ne parliamo, esatto. E perché ne parliamo? Questa caratteristica di appunto crescita del muschio permetterebbe di combattere uno degli effetti di cui sentiamo parlare molto spesso ultimamente, che riguarda principalmente le città, ed è il fenomeno delle isole di calore. Non solo, oltre a combattere questo effetto qui, migliorerebbe anche la qualità dell'aria e supporterebbe anche la biodiversità. L'idea di questo appunto mattone e di questa combinazione nasce da una startup olandese che è chiamata Respire, che si è ispirata sostanzialmente ad una ricerca di un'università sempre olandese, e appunto hanno creato questo tipo di cemento, un tipo di cemento che viene chiamato biorecettivo, che facilita la crescita di muschio sulle facciate degli edifici. Questo, come dicevamo prima, permetterebbe in primis di ridurre la temperatura delle facciate degli edifici. Dai vari case study che hanno condiviso anche sul loro sito, in realtà la riduzione della temperatura potrebbe essere di un minimo di 10 gradi fino a un massimo di 20 gradi centigradi rispetto all'utilizzo di cemento classico. Stiamo parlando sempre di facciata dell'edificio, quindi di quanto calore l'edificio poi praticamente trattiene. Mentre per quanto riguarda la temperatura esterna, si stima che questa combinazione possa ridurre la temperatura esterna da circa 1,5 gradi fino ad un massimo di poco più di 2 gradi centigradi, che non è poco. Di conseguenza, la riduzione della temperatura sia degli edifici che esterna ci mette nella condizione di riuscire anche a risparmiare a livello di energia elettrica consumata. Si stima circa tra il 10% e il 30% di risparmio di energia elettrica dovuta principalmente all'utilizzo dell'aria condizionata. Ma come funzionano questi mattoni? Allora, dicevamo prima che si parte da un cemento, un tipo di cemento che viene chiamato biorecettivo, che grazie alla sua combinazione, alla sua composizione e caratteristiche chimiche, risulta un ambiente particolarmente ospitale per la crescita di muschio. Insieme a questo viene applicato un gel che viene chiamato gel di muschio sostanzialmente, ma è un prodotto di questa startup, un prodotto brevettato, che contiene dei frammenti processati di muschio e spore che danno sostanzialmente una botta di crescita al muschio sullo strato di cemento, e questo avviene in circa 12 settimane. Dopo queste 12 settimane di sostanzialmente incubazione, in realtà il muschio diventa autosufficiente, quindi non necessita più di né attività di manutenzione né praticamente nessuna cura. Non solo, il muschio non causa neanche danni strutturali rispetto ad altri tipi di piante sulle superfici, e una caratteristica molto importante è che può superare tranquillamente dei lunghi periodi di siccità, quindi praticamente va in letargo, per poi risvegliarsi e reidratarsi soltanto una volta che è aumentato il livello di umidità nell'ambiente esterno. Ma i benefici per l'ambiente quali sono? Dicevamo prima la riduzione sicuramente della temperatura, che avviene grazie a due meccanismi principali. Uno viene chiamato evapotraspirazione, è praticamente un processo naturale in cui l'acqua evapora dalla superficie coperta dal muschio, che appunto traspira attraverso la pianta stessa,
e quando l'acqua si trasforma in vapore praticamente assorbe il calore dall'ambiente circostante. Per questo motivo riesce a abbassare la temperatura esterna e poi avere del muschio sulla facciata di un edificio fa sì che questa risorsa diventi praticamente uno scudo che protegge la superficie, la facciata dalla luce solare, permettendo quindi di avere una temperatura, una riduzione della temperatura dell'edificio molto ridotta, lo dicevamo prima, appunto tra i 10 e i 20 gradi centigradi. Non solo contribuisce ad aumentare la biodiversità, purifica l'aria e, diciamo, essendo come uno scudo per la temperatura, diventa uno scudo anche per il suono esterno, quindi riesce ad assorbire il suono riducendo il rumore proveniente dalle attività che caratterizzano le città. Se qualcuno di voi abita in città o ha abitato in città, sa molto bene che in alcune zone in realtà di silenzio se ne sente pochissimo e questo aiuterebbe moltissimo a ridurre l'inquinamento acustico. Non solo, un'ultima cosa è che il muschio è capace di trattenere quantità significative di acqua. Questo darebbe un'enorme mano in tutti quei periodi o in quelle occasioni di piogge estreme, forti piogge, periodi lunghi di pioggia, andando a ridurre la pressione sui sistemi di drenaggio dell'acqua che abbiamo nei nostri comuni e nelle nostre città. Insomma, è qualcosa di estremamente interessante e nel sito di questa startup ci sono diversi case study, magari vi metto qualche foto qui o comunque trovate tutto sul loro sito e vi lascio il link tranquillamente qua sotto. Io spero che le notizie di questa settimana vi siano piaciute, se vi sono piaciute mettete un like e campanellina, condividetelo con i vicini di casa, amici, parenti e niente, ci vediamo alla prossima settimana.